Oggi lavoreremo con gli acquerelli e faremo un soggetto floreale alla prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lavoreremo senza troppi passaggi, per esempio senza fare le velature, ma lavorando un po' bagnato su bagnato e in alcune parti un po' più asciutte. Una cosa però, un errore che vi voglio dire che comunemente fanno tanti, è quello per esempio di usare gli acquerelli come se fossero delle tempere, quindi per esempio prendendo il colore direttamente dal godet, dalla pastiglia. In realtà il colore va sempre passato prima in un recipiente, può essere una tavolozza di ceramica oppure può essere una tavolozza come questa di metallo o di plastica. Vi consiglio di prendervi due bicchieri di acqua, uno anche più grande, quello dove si sciacqua più spesso il pennello, ma avere anche dell'acqua pulita che può servire all'occorrenza. Un'altra cosa, vi consiglio o di non fare il disegno ma di andare a mano libera, o se no, se fate un disegno, mi raccomando, non marcatelo troppo perché altrimenti rischiate che poi la grafite si vede. Altro trucco può essere quello, dopo che uno ha fatto un disegno, delle linee guida, tamponarlo per esempio con la gomma pane. Questo consente di alleggerire il tratto e di non essere poi visibile. Altra cosa, procuratevi un tovagliolino che serve di carta proprio per in alcuni momenti asciugare il pennello. Procuratevi dei pennelli, meglio se usate pennelli specifici per acquerello, ma va benissimo se no anche pennelli sintetici semplici tipo questo. E poi un'altra cosa, io per scegliere il colore di solito, soprattutto se uso questi in godè, mi sono fatta una sorta di tavolozza, proprio perché a volte il colore, così come lo vedete in godè, a volte quando è asciutto non si distingue molto bene una tonalità dall'altra. Quindi mantenendo le stesse posizioni dei colori, io so precisamente se quello che tipo di blu è o che tipo di verde. Poi serve anche perché un domani avessi da ricomprare uno di questi colori, io ho il codice che mi riporta il numero, la serie e così via, la tipologia di colore e la marca. Questo vi consiglio sempre di farlo. Un'altra cosa, un errore che spesso viene fatto è quello di non acquistare una buona carta. La carta ci vuole 100% cotone, meglio, e 300 grammi almeno. Andiamo a procedere con un dipinto e a questa volta vi voglio far vedere come realizzare per esempio una rosa. Io vado direttamente per esempio a mano libera, prendo un pennello di questi ricaricabili che mi consente di avere l'acqua premendo e vado a realizzare appunto una rosa. Vi faccio vedere come lavorare per esempio alla prima, anche con l'acquerello è possibile questo. Logicamente i bianchi vanno salvaguardati da subito perché altrimenti i bianchi non li recupererete poi più. Potete fare varie tipologie di fiori. Io in questo caso sto facendo una rosa. Potete intervenire, vi faccio vedere la differenza per esempio lavorando con un pennello di questi più bombati e più grandi. Potete lavorare bagnato su bagnato e poi intervenire successivamente. Sciacquo il pennello e ora possiamo intervenire con il colore più a secco, prendendo direttamente il colore, mettendolo qui nella tavolozza e poi si può intervenire per esempio facendo alcune sfumature. Faremo dei tulipani, delle rose, possiamo fare qualsiasi fiore ci faccia piacere realizzare. E ora vi mostro, andiamo anche con il verde,
per fare intanto anche un tipo di foglie, e le foglie possono essere fatte semplicemente partendo da una base. Vedete, io sono partita con una base semplicissima e poi piano piano andremo a rinforzare. Vedete? Possiamo andare a reintervenire con un colore più scuro, intervenendo e mettendo piano piano a fresco, il colore si combina. Lo stesso possiamo andare a mettere una foglia più scura qua. E ora rinterveniamo per esempio anche sulla rosa. Sulla rosa io posso rintervenire rimettendo per esempio nelle parti qui alcune parti un pochino più scure. Lo stesso qui, posso mettere degli effetti e far camminare il colore, perché l'acquerello è bello proprio l'effetto che il colore corra e cammini, pattini. Vedete, sto lavorando tutto in un unico, senza ritornarci sopra con le velature, ma sto sempre lavorando a fresco. Sto ancora lavorando a fresco con il colore. Posso tirare il colore, ripulire. E qui lo stesso. Ecco fatto un disegno veramente in pochi minuti. Ora con il mio pennello questo andrò a ripulire, se voglio ripulire alcune parti e renderle più chiare, per creare degli effetti che considero più particolari.
pure qui. Posso decidere di ripulire un punto luce, lo stesso qui. Ho fatto. Grazie per avermi seguita.